Creare, dare forma con le mani a qualcosa che prima non c'era. Abbiamo tutti sicuramente iniziato da piccoli con i Lego e facendo le formine, i castelli di sabbia al mare, che ricordi. E poi c'è chi da questo è passato nella vita a costruire i ponti, a produrre musica, a scolpire le sculture. La creatività è una dote richiestissima oggi perché ormai i mezzi tecnici sono praticamente a disposizione di tutti. Con un cellulare di ultima generazione puoi scattare delle foto e fare dei video che sembrano professionali. Adesso qualche fotografo mi fulmina. Allora la creatività è veramente ciò che fa la differenza. Insomma, non basta più essere solo preparati, bisogna essere anche creativi. Serve il colpo di genio, la lampadina. Eureka! Il mondo è pieno di creatività e basta guardare un po' sul web per accorgercene subito. Tutta la creatività del mondo, dall'Australia all'isola di Pasqua, all'Islanda, è entrata in casa nostra attraverso il computer o il cellulare e quindi ce l'abbiamo davanti. Però ben vedere tutta questa creatività è sempre quella degli altri e di pochi tendenzialmente, e la nostra piccola, umile, insignificante creatività impallidisce di fronte a quella dei grandi nomi che ci sbattono in faccia i social e il web. Però ricordiamoci che tutti i grandi creativi all'inizio sono partiti come noi. Anche Renzo Piano all'inizio era un pivello come me e te che giocava con i Lego, e sicuramente anche noi da piccoli abbiamo avuto i nostri guizzi di genialità. Purtroppo però per la maggior parte dei casi si sono persi. La creatività è come un muscolo, se non lo alleni si atrofizza. Che cosa è successo? Come mai abbiamo perso la nostra creatività? Sicuramente una grossa fetta di responsabilità ce l'ha l'educazione che abbiamo ricevuto in famiglia, però anche la scuola fa la sua parte, perché troppo spesso valuta i ragazzi a partire dalla prestazione e dalla preparazione e non favorisce l'emergere della loro personalità. Ma soprattutto abbiamo perso la nostra creatività per colpa della televisione, dei videogiochi, del web, dei social network. È il solito discorso. Questi aggeggi sono dei veri e propri concentrati di creatività che però uccidono la nostra nel momento in cui li frequentiamo troppo fin da bambini e poi crescendo continuiamo ad averli davanti per la maggior parte del nostro tempo. Il motivo è questo: quando ci annoiamo perché non sappiamo cosa fare oppure perché non ci piace quello che stiamo facendo in quel momento, seguire la lezione, fare i compiti, la predica, di solito ci sbarazziamo della noia prendendo in mano il cellulare per guardare le notifiche, farci un giro su Instagram, apriamo il computer per guardare qualche video stupido su YouTube e lo facciamo continuamente. Oggi non ci annoiamo più perché abbiamo a disposizione di mano troppe distrazioni. Ecco, il cellulare, i social funzionano con la noia come le sigarette con lo stress. Se sono stressato, mi accendo una sigaretta e ho eliminato il problema. Ecco, così ci siamo tarpati le ali della creatività e senza queste ali nella vita si vola basso. Però niente è perduto, l'importante è accorgersene. Se ti sembra di essere fuori allenamento, se pensi di non essere più creativo come un tempo, no panic. Carpe diem. Questi giorni di blocco forzato per il coronavirus sono l'occasione perfetta per tornare ad essere una persona creativa. Prima di tutto, first of all, se ti annoi, annoiati. Non attaccarti al cellulare, non accendere la TV, non aprire YouTube, annoiati. Domandati cosa puoi fare tu con le tue capacità. Inventati qualcosa da fare. Suona uno strumento se sei capace. Tira fuori la macchina fotografica che hai comprato spendendo un sacco di soldi e fai le fotografie. Dipingi un quadro, fai modellismo, scrivi, inizi a scrivere un libro, scrivi una poesia. Oh, coronavirus, io programma un'applicazione per gestire i compiti durante la settimana. Quel cavolo che vuoi, insomma. Sii creativo, sii te stesso, crea. Adesso ce n'è di tempo per farlo. Un'occasione come queste settimane non ti capita più, speriamo. Per quali motivi non puoi assolutamente permetterti di vivere senza la tua creatività? Primo motivo, perché la tua creatività è innata dentro di te e non può dipendere dalle condizioni esteriori. Per creare qualcosa non serve essere dei grandi artisti o avere necessariamente la migliore strumentazione tecnica sul mercato. Puoi essere creativo con quello che hai, persino nello spazio angusto della tua cameretta o sul balcone di casa. Steve Jobs all'inizio ha creato Apple nello scantinato di casa sua. Qualche anno fa, quando ero ancora seminarista, ho svolto il mio servizio pastorale in carcere a San Vittore e lì ho conosciuto Giovanni, che nella sua cella 3 metri per 3 creava queste simpatiche barchette con i gusci delle noci e gli stuzzicadenti e le regalava ai suoi amici. Bella, eh? Non serve molto per essere creativi, quindi basta con le scuse. Secondo motivo, perché la creatività rende più bello il mondo. Che cosa sarebbe il mondo senza la Divina Commedia, la Gioconda, i Pokémon? Come potremmo vivere in un mondo senza WhatsApp o senza la sveglia, la chiappacolore? Ci sono un sacco di belle cose, pieno
bello. Eppure tu, con le tue creazioni, puoi contribuire a rendere il creato un posto ancora più bello. Beautiful. Wow. Terzo motivo, perché la creatività è inutile. Viviamo in un tempo in cui tutto deve essere utile, tutto deve essere impiegato praticamente e immediatamente in vista di qualche scopo. Si studia per il voto, si prende l'integratore per rendere di più, si lavora per fatturare, produrre, rendere, prestazione, efficacia. Heidegger diceva che per l'uomo l'inutile è il sommamente utile. L'amore è utile, chiacchierare con un amico è utile, fare una partitella di calcio in oratorio è utile? No. Eppure non ne possiamo fare a meno. Eppure la creatività rientra tra le cose inutili che però sono indispensabili per vivere. Quello che crei non deve per forza servire a qualcosa, ma ha valore solo perché l'hai fatto tu. È un po' come i disegni che fanno i bambini, no? Sono inutili, ma preziosissimi proprio per questo motivo. Se hai già messo da parte la tua creatività, adesso hai l'occasione per rispolverarla. Se non sai da dove partire, annoiati. E se ti annoi, lascia perdere il cellulare, i videogiochi, il televisore, Netflix. Sappi che la monotonia di una vita tranquilla stimola la mente a creare. Sicuramente c'è qualcosa che solo tu puoi fare e che non hai ancora creato. Il buon Martin Luther King diceva: la salvezza umana giace nelle mani dei creativi insoddisfatti.